In questo video affronteremo il fondo d'emergenza, cosa serve, definizione, obiettivi, come si realizza. Iniziamo. Il fondo d'emergenza cosa serve? Serve principalmente a pararsi un po' il sederino nei momenti di difficoltà della nostra vita o imprevisti abbastanza importanti. Visite sanitarie o mediche, operazioni o altro ancora comunque in ambito medico, sia che riguarda noi che riguarda quelli intorno a noi. Un capitale per affrontare questa spesa ed è giusto che comunque ognuno di noi prima di iniziare a investire crei il proprio fondo per non andare a intaccare gli investimenti per pagare queste tipologie di spese. Queste tipologie di spese possono essere spese mediche, magari la macchina che si rompe e quindi magari spendere migliaia di euro per ripararla o in certi casi comprarla usata o nuova. Bisogna avere un certo fondo di emergenza. Comunque fondo di emergenza esiste tutti quanti in quelle casistiche in cui ci servono un tot di soldi, non dobbiamo assolutamente andare a prenderli o perlomeno cercare di intaccare meno il nostro capitale investito. Quindi in questo video andremo a vedere anche come usare il fondo emergenza e non tenerlo soltanto stazionato in un'unica location, per esempio conto corrente, e avere anche soltanto una piccola remunerazione giusto per non tenerlo fermo, essendo che comunque serve unicamente per emergenze, non per adempiere queste tipologie di spese, ma che comunque mi sembra abbastanza inutile tenere fermi in una location che non fanno altro che diminuire il potere d'acquisto e bisogna soltanto toccarlo nei momenti di reale difficoltà. Se sono al massimo quei 50-100 euro dell'idraulico o dell'elettricista per eventuali manutenzioni di casa, se fossi in voi cercherei di avere degli spending minori durante questa mensilità e puntare per non andare a toccare il fondo d'emergenza. Quindi a questo punto, come creare un fondo d'emergenza? Sicuramente bisogna scegliere una piattaforma dove andarli a mettere tutti i mesi, oppure se abbiamo già del capitale a disposizione, andare a mettere una cifra, secondo me, tra i 3 e i 6 mesi del nostro stile di vita. Ovviamente ognuno di noi con 3-6 mesi magari il nostro pensiero dentro di noi è ma 3-6 mesi è pochissimo del mio stile di vita, accantonarlo e investire tutto quello che mi rimane. Volevo comunque sottolineare che essendo un fondo d'emergenza non è che non deve essere mai toccato, mai preso in considerazione, è lì che ci serve, che serve apposta per l'emergenza. Quindi scegli una piattaforma per il quale all'inizio sia abbastanza difficile andare a chiedere questo fondo emergenza, come ad esempio una banca che abbia tipo dei bonifici abbastanza elevati, magari disincentiva a parer mio andare a toccare questo fondo emergenza, appunto perché oltre il bonifico le spese di oneri sono abbastanza elevati per alcune banche. Non farò degli esempi pratici, ma comunque avere un conto corrente e avere un conto corrente separato in un'altra banca magari o anche soltanto un salvadanaio all'interno di quel conto corrente può essere sicuramente un'opzione da tenere in considerazione. Crearlo magari in un'altra banca o in un'altra piattaforma penso sia abbastanza importante, appunto in modo tale da andarlo a toccare il meno possibile, in certi casi quasi mai toccarlo. Quindi prima di iniziare a investire dovete decidere a parer mio tra i 3 e i 6 mesi del vostro stile di vita, tranne se siete magari avete una partita IVA, imprenditori, avete una vostra attività, siete un libero professionista. A quel punto vi consiglierei addirittura di avere un anno del vostro stile di vita per essere sicuro al 100% di ricoprire le vostre spese nel momento in cui magari non riuscite più a lavorare o avete poco lavoro in quel periodo. Per tutti coloro che ad esempio dicono ma il mio fondo di emergenza vorrei comunque avere una piccola percentuale al mese o all'anno che mi maturi leggermente, vi do sicuramente alcuni consigli. Consigli numero 1: conti deposito, ossia tutte quante le banche o principalmente quasi tutte offre dei conti deposito con una piccola percentuale, una piccola remunerazione al mese o all'anno o semestralmente, dipende comunque dove lo fate e con chi lo fate, con ovviamente percentuali abbastanza diverse l'una dall'altra. Importante scegliere comunque dei conti deposito flessibili, ossia flessibili vuol dire conti deposito che io posso svincolare in qualsiasi momento, anche il giorno prima o per il giorno dopo, e che vi posso utilizzare quel fondo di emergenza quasi istantaneamente o 2-3 giorni dopo, perché appunto sono delle emergenze, mi servono i soldi il prima possibile. Per chi invece ha delle grosse somme può sicuramente optare per opzioni di vincolo se veramente avete grosse somme e non volete investire tutto quanto il capitale da zero, andare all in 100%. Sicuramente
lì in 100%, sia chiaro, non fatelo mai a nessun caso. Giustamente deve essere studiata la cosa, anche con mesi di studio prima di iniziare a investire, nel modo abbastanza serio intendo. Altre opzioni possono essere conti remunerati con una percentuale all'anno, semestralmente o mensilmente, come ad esempio adesso avrete visto magari qualche pubblicità su YouTube di BBVA che remunera il 4% più un cashback sulle spese, quello lì non ne parleremo, che comunque tenere il vostro conto corrente su questa banca praticamente, a differenza della maggior parte delle banche italiane che comunque non offrono nessuna remunerazione al mese o all'anno, è sicuramente molto comodo. Altre opzioni potrebbero essere tipo ad esempio broker, che vedremo anche in altri video dedicati apposta. Cosa sono i broker, cosa servono, ma giusto per fare un'infarinatura generale per chi magari ne è già al corrente. Ad esempio Interactive Brokers, Trader Republic, Scalable Capital, tutte quante piattaforme comunque danno una remunerazione o mensilmente o trimestralmente del vostro capitale che non avete investito. Cosa veramente utile sotto il mio punto di vista? Io attualmente uso comunque Scalable Capital, che danno una piccola percentuale sul capitale non investito. Molto comodo inserire il vostro fondo di emergenza in queste tipologie di piattaforme, che potete prelevare il vostro fondo di emergenza in qualsiasi momento, in 1, 2, 3 giorni ce l'avete sul vostro conto corrente principale. Quindi incoraggio tutti quanti voi a creare un fondo di emergenza prima di iniziare a investire, in modo tale da avere anche un aspetto psicologico più tranquillo, rilassato quando andrete a investire, perché quando iniziate a investire da zero senza avere un fondo di emergenza e vedere comunque il vostro flusso di sali e scendi dei vostri investimenti senza avere un fondo di emergenza adeguato a ricoprire tutte quante le vostre appunto spese impreviste, sotto l'aspetto psicologico sicuramente ne risentirà. Quindi prima di iniziare a investire è importante farlo. Ciao, alla prossima!